Chi non ha mai sognato di ricevere la lettera di ammissione a Hogwarts? Varcare le soglie del castello incantato, imparare magie, combattere e volare sulla scopa. Hogwarts Legacy ha reso tutto questo un po' più reale. Ci ha dato un grande senso nostalgico. Quindi oggi ti parlo un po' di questo, di che cosa ne penso del gioco. Un grande senso nostalgico. Questo perché molte parti del gioco sono basate su Harry Potter, la saga di Rowling, i libri, insomma. A partire dal castello di Hogwarts per poi andare alla più allegra Hogsmeade e poi alla Foresta Oscura. Molte ambientazioni, noi, chi ha letto Harry Potter da piccolo, le riconosce. Per questo il gioco ci riporta indietro nel tempo, ci dà l'impressione di poter vivere quel mondo, anche solo per un po'. Oggi ti parlerò del gioco facendo una personale valutazione, quindi non aspettarti una recensione, ma semplicemente un'esplorazione profonda di Hogwarts Legacy da parte di un amante di Harry Potter. Ti parlerò di quello che mi ha lasciato, ma anche di quello che mi ha fatto mancare, nella speranza anche di avere un confronto, di sentire la tua idea su quello che ne pensi di Hogwarts Legacy, sia che tu sia un amante di Harry Potter che tu sia un novizio del mondo magico. Ciao, io sono Manuela e questa è Guida Strategica. Se sei un gamer o un amante degli anime, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina, perché qui ti parlerò sempre di crescita personale, spiegata attraverso i videogiochi o gli anime. In Hogwarts Legacy non vivrai le storie di Harry Potter, ma vivrai una storia completamente diversa, ambientata circa nel 1800, ma nello stesso mondo. Quindi è tutto nuovo, ma è anche tutto familiare. L'atmosfera la riconosciamo. Passeggiare tra i corridoi del castello, partecipare alle lezioni di magia, fare combattimenti magici, tutto ci ricorda Harry Potter. Ogni dettaglio, dalle pietre polverose dei corridoi scuri, alle aule decorate, alle candele galleggianti nella sala grande, tutto ci dà un forte senso nostalgico. Esplorare il castello di Hogwarts è davvero bellissimo. L'aspetto grafico è molto curato, è fedele e il gioco ti lascia effettivamente la libertà di esplorare come e quando vuoi. Potrai andare a cercare i forzieri nascosti nel castello, potrai uscire e farti una passeggiata nel parco, esplorare le foreste, andare a cercare i passaggi segreti, farti una gita a Hogsmeade, farti scegliere dalla bacchetta di Ollivander e provare anche a farti un volo su una scopa. È bello incontrare personaggi che riconosciamo, è entusiasmante, per poi non parlare della stanza delle necessità. È una figata, è bellissima, ti dà un'emozione fortissima. Puoi coltivare piante, allevare animali, cambiare l'atmosfera della stanza, creare pozioni, fare potenziamenti per la tua armatura, puoi fare bene o male più o meno quello che vuoi. Ci sono tante altre cose, puoi anche personalizzare il tuo personaggio, più che nell'aspetto estetico, magari comunque anche nella scelta dei vestiti, nella scelta dello stile, sbloccare incantesimi, abilità e hai comunque una specie di albero delle abilità che ti permette un po' di personalizzare il tuo stile di combattimento. Ecco, insomma, primo punto, atmosfera bellissima. Secondo punto, musica bellissima. Un aspetto molto importante per l'immersività dei videogiochi è la colonna sonora. E non solo la colonna sonora, ma anche gli effetti sonori. Tutto questo ha la potenzialità di rendere un gioco molto bello o anche molto brutto. In Hogwarts Legacy questo aspetto è curato con molta attenzione. I suoni sono belli, le colonne sonore sono belle e creano proprio un ponte emotivo con il mondo magico di Harry Potter. Senti proprio l'atmosfera magica. Le melodie che si sentono ricordano un po' i temi originali che tutti abbiamo sentito nei film, però si adattano molto bene anche alle varie situazioni, cioè quando sei nella fase di esplorazione la musica è effettivamente più rilassante, quando passi a una situazione di combattimento la musica accelera, ti fa sentire il peso del combattimento. E poi i suoni sono familiari. Quando accendi il lumos, quando fai il lumos, riconosci il suono, quello che abbiamo sentito nel film quando Harry Potter sotto le coperte cercava di leggere il libro. Ma anche il suono del revelio, il rimbombo del protego, quando senti che qualcosa ti
colpisce, ma anche la bacchetta che attacca o lo sfrigolio che fa la bacchetta quando cerchi di lanciare un incantesimo che però non è ancora carico. Insomma, nei combattimenti senti proprio la tensione del duello e i suoni sono una parte importante di questo. Tutti questi sottofondi ci mantengono una connessione emotiva molto viva con la saga originale, in questo caso nei film, perché ovviamente nei libri non c'è colonna sonora, però ce li fa ricordare tutti. Di nuovo un forte senso di nostalgia. E visto che parliamo dei combattimenti, parliamo dei combattimenti. I combattimenti, secondo me, sono una delle parti migliori di Hogwarts Legacy. Anzi, probabilmente la parte migliore di Hogwarts Legacy. Ti danno proprio soddisfazione. Puoi far esplodere i nemici con un bombarda, oppure adottare un approccio più stealth e pietrificarli col Petrificus Talus. Puoi trasfigurare i nemici, o puoi decidere di fare il mago cattivo e usare le maledizioni senza perdono. Gli incantesimi sono tanti e sono belli, e principalmente sono suddivisi in 3 colori, ognuno che ha una funzione diversa. Ci sono gli incantesimi rossi, che sono quelli di danno, quelli gialli, che sono quelli di controllo, e quelli viola, che sono quelli energici. Poi ci sono anche gli incantesimi utili all'esplorazione, quelli per catturare e accudire gli animali, quelli per personalizzare le tue stanze delle necessità e anche le maledizioni, ognuno codificato appunto con un suo colore. In particolare quelli gialli, rossi e viola sono quelli che userai nei combattimenti, quindi dovrai imparare a riconoscerli e padroneggiarli. Infatti i nemici, alcuni o perlomeno quelli più forti, sono protetti da uno scudo magico, ognuno di un colore diverso, e tu potrai infrangere quello scudo magico solamente utilizzando il colore corretto. Quindi se quello c'ha lo scudo giallo devi utilizzare un incantesimo di controllo, ossia quelli gialli. Senza prima infrangere lo scudo non potrai danneggiare il nemico. Questo sistema di combattimento richiede un po' di tempo e un po' di sforzo all'inizio per essere imparato, però una volta che sei riuscito a impararlo dà veramente tantissima soddisfazione. Quando riuscirai a padroneggiare il sistema di combattimento, i nemici inizieranno ad essere tanti, ti ritroverai circondato, ma entrerai in uno stato di flow dove sconfiggere nemico per nemico, parare, schivare, scegliere il giusto contrattacco diventeranno davvero fantastici. Entrerai in uno stato di flow e ti darà proprio l'immersività nel combattimento. Sentirai proprio il potere scorrerti addosso. Sono un po' complicati, ma mai eccessivamente complicati, quindi ti daranno il senso di soddisfazione senza mai diventare troppo frustranti. I combattimenti sono fatti davvero bene. E allora, finora ho decantato Hogwarts Legacy come il gioco perfetto. Ma è davvero così? No. Hogwarts Legacy è un grande omaggio alla saga di Harry Potter, sia che parliamo dei libri sia che parliamo dei film. Ti dà veramente la possibilità di vivere in un mondo magico, ma allo stesso tempo ti lascia anche un po' di delusione. È un open world con una bellissima ambientazione, una bellissima colonna sonora, un bellissimo sistema di combattimento. Puoi fare quello che vuoi, puoi girare, puoi seguire le missioni, puoi personalizzare il tuo personaggio, puoi scegliere la tua casa oppure farla scegliere al cappello magico. Insomma, puoi davvero fare tantissime cose, ma nonostante tutto c'è qualcosa che non funziona. Hai la voglia di vivere quel mondo, hai la voglia di farne parte. Non puoi certo essere Harry Potter perché sarebbe irrealistico, e non puoi certo essere un personaggio secondario nel mondo di Harry Potter perché insomma è chi lo vuole fare. Quindi la scelta di prendere una storia diversa nel mondo in cui in futuro nascerà Harry Potter secondo me è stata giusta. Però la sensazione che hai quando vai avanti è che manca qualcosa. Bella l'esplorazione di Hogwarts, ma quali sono i segreti che devo scoprire? Bello viaggiare sulla scopa, ma dov'è il Quidditch? Sì, vabbè, adesso te lo puoi comprare a parte, però grazie al cazzo. Bello il lanciare incantesimi, ma dove sta la gravità del lanciare maledizioni proibite? Cioè, io le ho usate un po' così, non è che siano proprio proibitissime. Tutto sembra all'apparenza fantastico, ma quando inizi a scavare un po', senti che qualcosa non va. Puoi scegliere la risposta nei dialoghi, ma questo non influenzerà la storia, anche quando sembra poterlo fare. Puoi spintonare la gente, trattare male gli NPC, loro un pochino si lamenteranno, ma tutto sommato non succede nulla. Puoi usare una maledizione senza perdono su goblin, persone, animali,
Nessuno farà una piega. Anche l'esplorazione non viene molto incentivata, perché comunque troverai dei soldi, ma non saprai bene come usarli. Troverai dell'equipaggiamento, ma escluse le primissime ore di gioco, alla fine quello che trovi è sempre lo stesso e non c'è mai un qualcosa di più forte e più interessante che vai a trovare in giro. Potrai personalizzare il tuo personaggio, ma non troppo. Sei in un open world, ma avrai la sensazione che il gioco sia lineare. Avrai l'impressione di interpretare un ruolo e non di viverlo. È un po' come se quel mondo ti dicesse che puoi gustare il mondo di Harry Potter, ma solo un pochino. Lo puoi assaggiare, ma non realmente degustarlo. Insomma, per chi ha vissuto i libri e i film di Harry Potter, può essere un po' come un vedere la foto di un bellissimo paesaggio con la consapevolezza di non poterlo mai visitare. Ti dà un senso nostalgico accompagnato da un vago senso di amarezza, come se non potessi davvero entrare in quel mondo, pur avendolo davanti. Insomma, sono felice di averlo giocato, però questa è la sensazione di piacere e delusione che comunque mi ha lasciato. Io per oggi mi fermo qui, vorrei sentire tu cosa ne pensi, come l'hai vissuto, se ti è piaciuto, se non ti è piaciuto, se sei d'accordo o se non sei d'accordo. Intanto, se ti è piaciuto lascia un like, magari condividilo se pensi che questo punto di vista sia interessante o se pensi che qualcuno voglia condividere il suo con me. E poi iscriviti al canale e clicca sulla campanellina. Tutto questo per non perderti i nuovi video e rendere la tua vita migliore grazie alle tue passioni.